A grandissima richiesta, dopo aver provato personalmente la challenge dei 100 tiri, inizia il super campionato della 100 tiri challenge. In cosa consiste? Chiamerò calciatori, influencer calcistici e sportivi di ogni tipo e darò a loro a disposizione 100 tiri, non uno in più, non uno in meno. Su questi 100 tiri che effettueranno andremo a calcolare la percentuale realizzativa e alla fine dell'anno riusciremo ad avere una classifica generale con tutte le percentuali realizzative degli ospiti. Chi vincerà questa speciale classifica? Lo scopriremo piano piano. Commentate qua sotto con chi vorreste come partecipante della 100 tiri challenge. Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale. Quest'oggi 100 tiri challenge, ma con un ospite veramente speciale, perché questa volta abbiamo un ex calciatore professionista. Diamo il benvenuto con grandissimo onore sul canale a Rolando Bianchi. Ciao ragazzi, mamma mia, oggi 100 tiri challenge con un ex calciatore di Serie A, di Premier League, di Serie B. In primis grazie mille per aver accettato l'invito. Grazie a voi, è un piacere. Perché per la prima volta sulla 100 tiri challenge vedremo un vero calciatore. Abbiamo visto gli youtuber, abbiamo visto calciatori magari delle giovanili, però un calciatore che ha avuto una carriera come la tua. Ricordiamo Torino, Atalanta, Lazio, Manchester City, Bologna, Reggina. Insomma, hai fatto una carriera splendida. Come stai adesso in primis? Vediamo dopo come sto, però per stare sto bene, dai, sono contento perché è una bellissima sfida, è coinvolgente, non vedo l'ora di iniziare, quindi... Allora, la 100 tiri challenge, magari ti hanno detto qualcosina, però te la rispiego. Avrai 100 tiri a disposizione, non uno in più, non uno in meno, contro Ragnar, che è qua che si sta preparando. Tra l'altro mi piace questo dualismo così con la barba. Si ha vinto lui, la lunghezza. Quindi 100 tiri, puoi tirare da fuori aria, l'importante, cioè puoi tirare come vuoi, puoi alzartela, pallone in movimento, da fermo. Sarà veramente difficile per Ragnar. Cosa ne pensi tu a vedere un calciatore così? Vediamo a fine di tutto la resa dei conti, vediamo cosa vuol dire prendere gol o tiri Da un professionista. Da un È la prima volta per te. Professionista, sì. Lui non ha dormito una settimana, devi sapere. Per questo No, io in video, realtà non sì. dormo mai a priori, quindi... È Batman. No, invece io volevo fare una domanda più che altro tecnica per i ragazzi che ci stanno guardando. Un attaccante come te che ha segnato tantissimo, un consiglio per far gol o comunque per provare a colpire sempre l'angolino basso, l'angolino alto, o comunque per mettere sempre in difficoltà il portiere? Io ascolto? Secondo me l'attaccante deve avere la fame di gol anche quando si allena, è l'aspetto più importante. Più gol fai in allenamento, più dopo ti si ripropongono quelle azioni che hai fatto in allenamento in partita, quindi riesci ad essere più pronto e più prestativo. Quindi io penso che sia questo il grande segreto di un attaccante, avere la fame di gol in allenamento. Io quando giocavo, se non facevo gol in allenamento, ero incazzato, capitava poco, però ero arrabbiatissimo perché per me era importante far gol, era un segnale anche di stimolo mio, di preparazione alla partita. E invece da attaccante, quali sono le differenze principali tra Serie B, Serie A e Premier League? Dato che ricordiamo, ragazzi, ha giocato anche nel Manchester City. La Serie B è un campionato tosto, fisico, trovi squadre che sono molto chiuse, quindi diventa più complesso riuscire a fare gol. La Serie A è un campionato qualitativo, quindi hai giocatori di qualità superiore che ti permettono di avere più opportunità realizzative. La Premier è un campionato che in questo momento è forse il campionato principe più difficile. Sì, più complesso, perché ci sono probabilmente i giocatori più forti a livello mondiale. E se potessi scegliere un campionato? Ma io ho giocato dove magari dove ti trovi meglio? Ho avuto la fortuna anche di giocare in Spagna a Mallorca. E ti dico che è stata un'esperienza bellissima ed è un campionato che mi è piaciuto molto. Quindi Spagna? Sì. Per le tue caratteristiche diresti Spagna? No, per le mie caratteristiche magari sono più portato. Io ho avuto la fortuna di giocare in tanti campionati, quindi il campionato italiano è quello che piace a me, sponsorizzo il campionato italiano perché dobbiamo cercare di riportare il campionato italiano ai massimi livelli, quindi io sponsorizzo il nostro campionato. Poi è normale che mi sono piaciuti tutti i campionati dove ho giocato, perché sono state esperienze che mi hanno permesso di crescere e di formarmi sotto tutti i punti di vista. Appunto, un consiglio ai giovani attaccanti da Rolando Bianchi. Io ho avuto la fortuna di fare di una passione un lavoro, quindi la cosa più bella al mondo. Se uno ha un sogno da realizzare, è ovvio che per raggiungere i sogni e realizzare i sogni ci vogliono sacrifici. I sacrifici sono tanti, al giorno d'oggi ci sono tante distrazioni per i giovani. È importante che voi capiate che per arrivare dovete riuscire a togliervi qualche extra calcio e avere focalizzato quello che volete fare. Così anche nella vita, secondo me, si può aggiungere. Quindi ragazzi, non ve lo sto dicendo io, ma un professionista che comunque ha fatto, come ha detto lui, della sua passione il suo lavoro, ha girato il mondo, un attaccante riconosciuto a livello internazionale. Possiamo dare il via alla challenge allora. Grazie ancora, veramente per me è un super onore averti qua. Ragazzi, oggi episodio veramente speciale. Io direi di fare però prima un pronostico, sia da parte di Rolly che da parte di Ragnar. Quanti gol farai su 100 tiri? Guarda, mi auguro di riuscire a farne almeno una trentina, dai. Sto basso, speriamo che vada meglio. Secondo me puoi fare di più. Incrociamo le dita, speriamo. Incrociamo le dita, va bene.
tu incroci al contrario. Detto ciò, bocca al lupo. condoglianze. Prego. Andiamo ragazzi. Ragazzi, siamo in cabina di regia e qui con me c'è Pata. Ciao ragazzi, Quindi ciao a tutti. mi darà una mano. Anzi, in realtà ti ho regalato veramente, Ma veramente. uno spettacolo gratuito, perché È Rolando un- Bianchi dal vivo È un onore. è può, un onore. può fare veramente un sacco di gol. Sono sicuro che farà un sacco bene. Ci sei, Portier, che iniziamo? Sono fiducioso su Rolly io, Rolly, ci siamo? Ci siamo. E allora via. Mamma mia. Raga, era carichissimo. Bella, bella parata, rag. No. Bello, bello, bello. Stai bene Ragnar, Con le dita. Vai, Scatenato, rag. Eccolo. Eccolo. Primo gol della serie. È come uno squalo. Vediamo l'ultimo della serie. Pallone in movimento. Ecco. No! 1 su 10. Andiamo a sentire subito i protagonisti. Rolly, 1 su 10. Prime impressioni? Tanta roba, bravo, bravo. Per impressione con l'adduttore già. No, no. No, però a parte gli scherzi. Ho sempre beccato lo specchio. Con il è stato palo. bravissimo. Lui più che altro è molto bravo a capire dove tiri prima. Secondo me hai bisogno un attimo di studiarlo. Tanto c'è tempo, ci sono altri 90. Ce ne sono ancora altri lunga. 90, esatto. Comunque complimenti. Ragazzi, 1 su 10. Partenza diesel per Rolly, che deve studiare Ragnar. Ragnar è carichissimo. Si presenta proprio una sfida assurda, raga. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace. Andate a seguire Rolando Bianchi e tutti quanti, ragazzi. Vamos! Siamo? Andiamo. 10 su 10, Bella! Bravo, rag! No! Secondo palo della challenge. Piazzato anche stavolta, però palo di Rolly. Mamma mia, l'avevo vista nel 7. E questo toglie la ragnatela. Tiro da Serie A. Secondo gol. Eccolo, terzo gol. Bello! 4, si sta scaldando Rolly. 4 su 20. Prima ne hai fatto una, adesso ne hai fatti 3. Pian piano sta incrementando, ci stiamo Esatto. scaldando. Hai fatto un gol tra l'altro Rolly è molto assurdo bravo. nel 7. Sì. Secondo me più andiamo avanti più Rolly capisce come spiazzare il portiere. È uno studio anche da parte sua, perché ovviamente lui ha questa, cioè voi calciatori comunque di Serie A avete quella sfortuna di essere studiati ogni domenica. Bisogna sempre evolversi, perché purtroppo il calcio di oggi, con il match analyst e con tutto quello che c'è, il calciatore deve essere evoluto e deve cercare di saper fare più cose possibili. Quindi ragazzi, siamo a 4 su 20, ma la sfida è ancora lunga. Io direi di continuare. Muovere la palla comunque consuma energia, quindi bisogna cercare di consumare il meno possibile e gestirsi per i 100 tiri. Eccolo. Dai, io voglio 4 gol in questa serie, Mamma mia! Questo è uno, io ho detto 4 ragazzi. Questo è gol. Io ho detto 4. L'avevo detto! No! Bello! 7. Hai detto bene. Eccolo! 8. Bello! 9 su 30. Si accende la sfida adesso. Una bella sfida, sì, Complimenti. 9 su 30. Cioè, da 1 su 10 a 9 su 30, voglio dire, È cambiato drasticamente. ha cambiato la tipologia di tiro. Ho visto che molte volte Sono sei più rimasto stato- fermo perché Esatto. ti ha spiazzato alla fine. Lui è molto bravo, si posiziona bene, diventa più difficile riuscire a trovare l'angolo di calcio, però complimenti a lui che sta mettendo in difficoltà anche me nel ricercare la conclusione. Ottimo, giusta. complimento. Che differenza hai complimenti. visto quindi dai primi tiri a questi finali? Se fa tiri a giro li fa violenti. Questo è il mio parere, il mio punto di vista. Da portiere Cerchiamo di strada. di legnare il più possibile. Esatto. Facciamo legna, Pensate occhio ragazzi però. che ma non ti sto neanche tirando di potenza, la botta di collo ancora non l'hai data. No, la date, alcune le ha fatte. però. No, si vede. Vabbè, prego, in caso sono qua per questo. La teniamo per dopo, la sfida è ancora lunga. Siamo a 9 su 30, andiamo con la quarta chance, quarto giro. L'ha capita, Si è lanciato prima. Sì, sì. L'hai visto come Così si con la lancia? manona. Bravo, rag! Sì. Non esulta oggi.
Urca! Oh, quanto era partita sta palla? Questa qua è quella di cui parlava lui. Esatto, Girella la potente. girella devastante. Questo qua era tipo il mio tiro massima potenza. Bravo rag. Eccolo. Doppia cifra per Rolly. Mamma mia. L'11° così, non è vero. Bello. Ha giocato col cervello, ha giocato. 12, l'hai visto? Era un rigore praticamente. Certo, questo. ma lui si è lanciato anche prima. Hai visto che tempismo ha avuto per alzare la testa che guardare? Gente, mamma mia. Questo è un bel gol però. 13. Lo fa lo stesso. 14, 5 ne ha fatti, L'avevo detto. L'avevamo chiesto, fatto, lei Uno fa 3, 4, 5. Deve arrivare al centesimo a Deve fare fa 10. Esatto. Questa volta 5. Piano piano Sempre incrementa, meglio, speriamo. sempre meglio. Siamo a 14, tra l'altro un numero per me fortunato. Come sta andando? Beh no, ma lui è sempre bravo perché si posiziona, non è facile far gol, poi a distanza sembra facile ma è complessa, poi chiude bene la porta perché avanzando molto ti chiude bene lo specchio, quindi Più stai avanti più copri lo specchio. Non è facile, molti pensano che ci sia il pallonetto che puoi fare, però la distanza è corta. Fare un pallonetto vuol dire che devo prendere gol io. Corro indietro e non riesco a prendere un pallonetto, vuol dire che l'errore lo faccio io. Stai migliorando sempre di più. Come abbiamo detto in cabina di regia, aspettiamo il 10 su 10 noi, speriamo. Speriamo di 10 riuscire su 10, 10 non l'ha mai fatto nessuno. magari c'è sempre la prima volta, no? Ma c'è qualcuno di voi che aspetta lo 0 su 10 in telecamera? Uno che tifa? Aumentiamo questa sfida, esatto, alziamo un pochino il livello. Speriamo di riuscire a fare non uno 0 su 10 e... No, vediamo, ognuno tira l'acqua su mulino. Cioè, Noi che ci godiamo lo spettacolo speriamo, quindi no. torniamo lì, 14 su 40, andiamo per il 50. Su 10. Mamma mia, è partito abbastanza bene. Dai, Rolly, che vogliamo il 6 su 10. Bravo, rag. Sì, l'ha messa lì, ragazzi. Mezzo esterno, 15. Voglio 6, infatti. E 2, attenzione. Attenzione perché viene fuori 16 gol. Mamma mia, Questa è partita forte. Stiamo andando di collo in questa serie, stiamo andando di collo. No! Ma sai perché gliel'ha fatto? Perché ne avevamo parlato prima. Mamma mia. Questa è una punizione, Questo è un bel gol. 17. Benissimo! 18, l'aveva toccata Rag. Ne hai fatti 4, però praticamente fa il 50% a serie. Curiosità, la tua carta di FIFA 08, quindi quando stavi al Manchester City. La foto? La foto è quella. Oddio. Andiamo a vedere di tiro perché avevi 84 su 100 in colpi di testa, Sì. 83 potenza tiro e 83 finalizzazione con 70 tiri dalla distanza. Tu di Ti ci testa vedi? secondo me è bello tosto, o sbaglio? Di testa. Di testa la No. foto. Smentiamo le statistiche di FIFA. Attenzione! Il capitano del Torino! No! Palo non è gol, dillo anche stavolta. Paolo Falegna. Attenzione, attenzione! Ah, perché a zero? No, No, Ti no, prego, la Rolando pressione dei Bianchi. grandi attaccanti. No! Ed eccolo. No! 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 Col piede! È L'ultimo! The last. Il tiro! No! Bravo! Guarda. Ora vi aspetto tutti nei commenti a scrivere, tutti quanti, per il pubblico, come tutto è iniziato. Rimaniamo a 18 su 60, ma è successo, l'abbiamo chiamato prima. Lui come ti sta veramente studiando come, dalla no, io non settimana. studio niente. No, è stato bravo, È completamente istinto. Quindi complimenti. Faccio perché parlare lui poi. È tanta roba. E un attaccante magari quando non si sblocca da un paio di partite, come fa a rientrare mentalmente sul pezzo e dire ok, adesso mi sblocco? Perché poi ovviamente segnare aiuta a segnare. È il problema dell'attaccante, se quando ti trovi a non fare gol per un lungo periodo, e ci sta a tutti gli attaccanti è capitato, è ovvio che devi trovare il massimo equilibrio, perché quando ti fai prendere dalle emozioni, non fai gol, non lo riesci, devi essere bravo a gestire le emozioni, a un po' isolarti da quello che è il mondo esterno, perché tanto tutti incominceranno a dire quello non fa gol. È una lotta con se stessi, esatto. secondo me, proprio, è E psicologico. quindi penso che il ruolo del portiere e dell'attaccante siano i due ruoli più complessi, perché l'attaccante è sempre preso in mira se non fa gol, magari può fare
un grande gioco di squadra dicono non fa gol. Il portiere invece è un ruolo che basta, fai 1000 parate fatte bene, Fai un basta un errore errore. e viene messo in croce, quindi è normale che sono due ruoli complessi, due ruoli dove ci vuole tanta psicologia, tanta forza mentale, devi riuscire anche a resistere alle pressioni esterne e alle pressioni interne, perché poi anche la squadra ti richiede molto. Ragazzi, è bellissimo che vi posso portare questi consigli da un calciatore che comunque le ha vissute veramente in prima persona queste cose. Poi ragazzi, ascoltate. vi dico una cosa, il gioco del calcio è divertimento, divertitevi, perché se scendete in campo col sorriso, col divertimento che nei momenti di difficoltà, e se siete sempre positivi sicuramente le cose vanno bene. Se invece pensate sempre in negativo, vi entrate in un loop negativo, le cose è normale che vadano male. Prima io ho detto fa 0 su 10, ha fatto 0 su 10, quindi ho pensato negativo, adesso speriamo di fare... Ricordiamoci che è un gioco e spesso Esatto. ce lo fanno dimenticare, devi fare questo, questo e questo, ricordiamoci che è un gioco. Bellissimo messaggio. Io direi che possiamo continuare. Rolly. Andiamo. Prego. Andiamo. Pronti? Sì, ma qua ti voglio in forma però, Inizio proprio... È andato, Eccolo! Segnare aiuta a segnare. 19, facciamo subito il 20. Dai che vogliamo il 20. No, vogliamo subito 20. Bagger. Il 20 è importante adesso, Una milestone. Bello! Dai, finiamo questa serie con un Eurogol 20 su 70. Andiamo subito perché Rolly è scatenato. Vuole arrivare a 30, vuole fare il 10 su 10 anche lui. È importante questa serie. Sarà dura. Questo gol. L'avevo visto un'ora fa. 21. Dai. Eccolo. 22. 2 su 2. Si parte discretamente. No. Traversa. Questo ha peccato perché era stato spiazzato di nuovo. Sì. Gran gol. 24. Ha tolto Senza le parole. ragazze. E qua siamo messi bene. 26. Ma cosa è successo a sto giro, Rolly? Arrabbiato la furia. 27. 28. Ma tante volte 29. No, veramente peccato per quella Peccato. traversa. Peccato, tanta roba. c'erano andati vicini. 29 su 80, 9 gol su 10 in questa manche. E ha preso la traversa. Se no ragazzi, 10 su 10. Però siamo ancora in tempo per farlo. Mancano 2 manche, 20 tiri. Vediamo come va. Hai fatto di quei gol in questo giro? Sì. Cioè, nel 7 di qua, nel 7 Sì, di là. ha avuto fortuna, ha avuto fortuna. Come io paro tu segni, non Cioè, fortuna. va bene il riscattarsi, però tutti nel 7 gliel'hai messi. Adesso speriamo di arrivare a quota 30, così almeno abbiamo fatto... 29 mo te lo devo far, devo inchiodare il 29 il più possibile, poi... Speriamo bene, dai, speriamo. Dai ragazzi, che la sfida adesso inizia veramente a infocarsi. Piazzatissimo. 30 subito. A chiudere, lo sapevo. 31, mamma che gol. Lo sapevo. Questa qua, vabbè, ci sta. 32. Eccolo, 33. Mamma. Questi qua mi Questi sono impazzire. belli. Mi fanno impazzire. Sono bellissimi. 34. Nella Eccolo, 35. Mamma mia. 35 su 90. Si va per gli ultimi 10 tiri. Tu quanto avevi detto di fare? Ma io sui pensavo 30 avevi sì, detto? sì, sui 40, sì, avevo detto sui 30. Sui 30. E invece ce la possiamo fare 40. Sì, possiamo fare, dipende da lui. Io, cioè lui che importa, speriamo di fare gli ultimi 10 bene. Gli ultimi 10, quanto vuoi arrivare? Vai, scommessa negli ultimi 10. Un caffè? Ah, un caffè proprio così secco? Un caffè, dai. va bene, Un dai, no, andiamo- ma quanto? 40? Bocca comunque è stato un piacere. Piacere mio. Secondo me ci può arrivare Rolly. questo tiro è come per dire dai, va in porta. 37. No. 38, portiere immobile. Mamma mia. 39.
Altri 4 e sono il number one delle cartomante. Sono un cartomante. No, veramente, però se dovessi iniziare adesso la sfida fai 100, veramente. Sì, vi do le carte. Vi do le carte. 41. Vi do le carte. 42! Io ci ho preso, Io adesso ci voglio prendere. Attenzione perché fa 44 impazzisco. No! Bella parata. All'ultimo. Agüero. No! Ci ho preso io. 42! Super complimenti. Un piacere. Perché 42 su 100, quasi un tiro su 2, Rolly la mette dentro. Com'è Diciamo che andata? nella seconda parte meglio, ovvio che c'è stato il calo fisico suo, ma- lui è stato molto bravo all'inizio a gestire. Sì. No, invece io voglio sapere veramente Rolly com'è andata, in primis come ti senti? Questo sì. No, benissimo, Migliore è di quanto. stata una bellissima sfida. Alla fine, dopo tanto tempo che uno non fa più queste sfide, perché quando giocavo ogni tanto veramente ti facevate? capita di fare le sfide con i compagni di squadra, proprio queste sfide si ritrova a fare le sfide, è anche bello riaccendere un po'. Infatti, se notate, dall'inizio alla fine è stato un momento dove ero quasi nel mio mondo, no? Quindi messo lì concentrato sulla palla e devo cercare di fare il più gol possibile. Quindi è stata... Posso dire che da fuori si è visto questo cambio? Sì, l'inizio è stato comunque di studio, poi man mano perché volevo arrivare minimo 30 e a 30 bisogna arrivare, siamo arrivati oltre le previsioni, quindi bene. Ti devo un caffè? Questo sì. Un caffettino macchiato e buon. Vinto! Vabbè, dai. Comunque ragazzi, complimenti, davvero, a parte gli è scherzi, stato un piacere. esatto, complimenti Rolly, grazie ancora. Grazie a per voi, essere grazie a venuto qua. tutti. Oh, Un piacere. cercherò di difendere il più possibile, di Mi tenerli raccomando, bassi. sempre più sotto i possibile. 40 cerca. E ragazzi, io vi ricordo, iscrivetevi al canale, seguite Rolando Bianchi su Instagram, andategli a fare i complimenti per i 42 gol perché comunque non sono pochi, voglio dire. Seguite anche Rag e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao.